Ciao a tutti amici e bentornati. Come promesso mi sono messo al lavoro veramente per cercare di portarvi tutte queste 4 uscite più velocemente possibile in video e quindi procediamo subito con il montaggio del fascicolo 12. Ma innanzitutto volevo ringraziare tutti quelli che si sono iscritti e che continuano a iscriversi. Rinnovo la richiesta a chi ancora non l'avesse fatto di premere con il mouse sopra il tastino iscriviti. Ricordo che l'iscrizione è gratuita e sicuramente se raggiungiamo un bel numero di iscritti il canale potrà crescere, si potrà evolvere e potrò proporvi sempre nuove succulente novità e nuovi video sempre più diciamo creati in maniera professionale, tra virgolette. Lungi da me essere un videomaker, ma comunque faccio del mio meglio per darvi dei prodotti simpatici e anche diciamo visivamente godibili. Come sempre ho qui con me il nostro amato e super amato, anzi, Kit. Buongiorno Kit. Molto divertente. Ma ti sto salutando, dai, ciao. Spero proprio di no. Come, non vuoi essere salutato? È una lunga storia, te la racconterò più tardi. Beh, allora diciamo saluta i nostri amici, presentati. Io sono la voce del Night 2000, Kit per gli amici. Bene, bene, bene. Allora, cominciamo. Diamo un'occhiata sempre veloce al fascicolo. Questa Le volta... mie informazioni non sono abbastanza esaurienti. È per quello che usiamo il fascicolo, Kit. Questa volta è incentrato sulla narrazione dell'episodio 6 della prima stagione. Ho bisogno di ulteriori informazioni per la mia banca dati. Come sempre vengono spiegate alcune delle funzioni di Kit, anche se noi diciamo le conosciamo quasi tutte sicuramente. Vengono dette le solite tranquillità, sì, le solite tranquillità, ho letto qui le solite notizie riguardo attori e personaggi. Ci sono alcuni screenshot dell'episodio. Questi saranno anche fonte ovviamente di ispirazione nella realizzazione del modello. Certo Kit, ma non chiedermi soldi. Mi presti $20? Io sapevo che volevi parare lì, per quello che te l'ho detto prima. Come potete vedere in questa uscita fisseremo la batteria con la sua base al passaruota anteriore sinistro ovviamente, quindi andiamo a completare un po' tutta questa sezione dove è la ruota montata. Il pezzo del passaruota, questo in risposta a chi me lo chiedeva diciamo in privato su un messenger, è in metallo, quindi diciamo è abbastanza pesantino anche quello, quindi questo è sicuramente sintomo di qualità del modello. Come vedete il montaggio è semplicissimo, ci sono pochissimi pezzi, quindi accingiamoci a farlo e ci togliamo il pensiero. Arrivato a capire il tuo sottile umorismo. Ah, sono contento. Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Beh, cerchiamo di non sbagliare. Allora procediamo allo spacchettamento della busta. In modo da tirare fuori i pezzi. Verificare sempre che nelle buste non rimanga nulla, Spero proprio di no. Come possiamo vedere abbiamo delle confezioni di viti CP. Tu chiedi troppo a te stesso. Questi sono i morsetti della batteria, vedete? Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Questa è una staffa che andremo a montare. Non ci casco, questa in memoria Questo non ce l'ho. blocchetto sarebbe la batteria, certo magari qualche decalz con una marca anche finta, ma sarebbe gradita. Purtroppo non c'è. Ho bisogno di ulteriori informazioni per la mia banca dati. Questa è la staffa per fissarla. Non seguo la tua logica. Qui c'è un altro pacchettino di viti. Questi sono AM. Tu chiedi troppo a te stesso. Lo so Kit, lo so. E questo è il passaruota. Come sentite Non è riesco a in capire. metallo. Ho bisogno di ulteriori informazioni per la mia banca dati. Kit, Naturalmente. puoi fare un'analisi? Penso proprio di sì. Esegui. Oh, niente affatto. Ah, ho capito, non ti va di fare niente oggi. Allora, la prima operazione da fare è unire questa staffa triangolare con il passaruota. Allora, prendiamo il passaruota orientato in questo modo. Prendiamo la staffetta orientata con, diciamo, la parte
sporgente verso di noi e la posizioniamo su questi due fori qua, vedete? Direi di no. Così, in questo modo. Questo non è chiedere molto, è chiedere un miracolo. E qui sotto andrà fissata con due viti che vi ricordo sono il tipo AM, quindi sul metallo, e sono chiaramente da lubrificare. Ecco qua, messa la prima vite, procedete con la seconda. Va bene, Kit? Comunque è meglio arrivare al punto. Mi raccomando ragazzi, non stringete mai troppo, eh? Sono al massimo della potenza. Create prima la filettatura sui pezzi, così sarete agevolati sul montaggio, sempre con il sistema 2 giri avanti e 1 indietro. È meglio che Poi quando arrivate a fine corsa, appena che sentite che diventa dura, basta, ok? Ecco qua. Non metterti strane idee in testa. Questo è il risultato che otterrete unendo le due Penso parti. proprio di sì. Ok. Bene, ora giriamo il pezzo e procederemo all'assemblaggio della batteria. Quindi prendete la batteria o quello a cui somiglia e questa staffettina qua, ok? Prendete la batteria, inserite la staffetta dentro in questo modo, ok? E l'andremo ad inserire su questo perno qua, tenendo attenzione che il pezzo non si separi. Prestate attenzione che il verso deve essere questo, cioè la parte liscia senza altri disegni deve andare da questo lato, quindi verso di voi. In questo modo. Poi capovolgete e andremo ad avvitarla da questo buco qui, vicino alla staffa, come potete vedere qui. E per farlo utilizzeremo una vite CP. Ecco qua, in questo modo. Vedete? Attenzione, guardate qua. E guardate qui, vedete qui c'è un po' di spazio, è perfettamente normale, va così, perché come potete notare qui c'è il pezzo di giunzione del passaruota, quindi rimane un po' sollevata. Chiaramente nella vettura reale forse ci sarà un tappetino sotto in plastica, qualcosa per colmare questo gap, ma non è un grosso problema. Poi tenete presente, vedete questa vaschetta qui interna così? Questo normalmente nelle vetture viene fatto perché in caso di perdita di acido dalle batterie veniva raccolto in questo punto qui senza andare a intaccare magari parti più delicate della vettura. Quindi diciamo che alla fine potete tranquillamente lasciarlo così, ok? Ed ora per concludere questo chiaramente breve video, perché il montaggio è abbastanza veloce, non ci resta che unire i morsetti della batteria, questi qui, li monteremo sopra la batteria. Prestate attenzione perché sono un po' delicati, quindi fatelo con una certa attenzione. Se necessario usate le pinzette, se non riuscite con le mani. Ora non so se si riesce a vedere, ma l'aggancio c'ha una tacca, vedete, che è semicircolare, quindi avrà il verso che è condizionato. Questo è un passaggio che richiede un po' di pazienza, ragazzi, quindi non abbiate fretta. Ecco qua. Il fatto che non sia perfettamente dritto può essere anche normale, perché comunque sulle macchine spesso questi sono agganciati in maniera disordinata, nel senso che non sempre i meccanici tendono a tenere le cose proprio dritte, perfette.
parlo solo dei pezzi meccanici, non di altre cose delle dritte, se no i meccanici poi si offendono. Invece sono dei grandi amici, quindi anzi saluto tutti i meccanici che eventualmente mi seguono. Ecco qua. Fatto questo, ragazzi, il montaggio di questo fascicolo è terminato. Come avete potuto vedere è abbastanza veloce, non ci sono cose particolari da segnalare. È una buona cosa che il passaruota sia in metallo, perché conferisce, diciamo, robustezza al modello. Io adesso non so se la vettura reale lo ha in metallo o in plastica, ma probabilmente potrebbe averlo anche in metallo, perché comunque le macchine prima in quegli anni erano fatte con molto più metallo rispetto a quelle di oggi. Sicuramente una vettura moderna questo lo avrebbe in plastica, parlo anche della vettura vera. Bene ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto, anche se questo chiaramente era un montaggio abbastanza semplice. Io vi saluto e vi rinnovo di nuovo l'invito a seguirmi, quindi iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su, se vi fa piacere, a me farebbe piacere se lo fate. E detto questo non ci resta che salutarci, non è vero Kit? Non riesco a capire. Tu non capisci mai, vero? Non risulta dalla mia banca dati. Beviamo? Mi dispiace, sono in servizio. Ah ok, allora no, allora facciamo un'altra volta. Siamo quasi arrivati. Eh sì, infatti abbiamo finito. Ma tu... Non risulta dalla mia banca dati. Ma tu cosa sai fare? Tutto quello che vuoi. Allora, vedrai che qualche cosa da farti fare la troviamo. Io Non so cosa dirti. Io lo so che tu sei bravissimo. Grazie, è sempre bello ricevere complimenti quando sono meritati. Ok Kit, allora ci vediamo alla prossima puntata. Saluta. Negativo. Non vuoi salutare? Sono arrivato a capire il tuo sottile umorismo. Ciao, Ciao amico. ci vediamo alla prossima. Logica perfetta. Ti voglio bene.